che adesso recupero. Inter Milan 3-0, l'Inter vince quindi il ritorno della semifinale di Coppa Italia, vola in finale dove affronterà la vincente di Juventus-Fiorentina. Siamo in attesa di conoscere la nostra avversaria, ma intanto noi abbiamo fatto il nostro, una grande vittoria molto importante contro il Milan, una partita bella, tosta, che l'Inter ha sbloccato dopo pochi minuti con Lautaro Martinez autore di una doppietta e poi l'ha chiusa con Gosens negli ultimi 10 minuti di gioco. Andiamo a dare i voti, come al solito, come sapete, nel post partita, insieme alla community di Passione Inter, i nostri abbonati al club e la chat che ci segue in diretta, diamo i voti e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo dell'Inter e al mister Simone Inzaghi. Stasera sono curioso di sapere i voti ad Inzaghi per questa partita. Interventi rapidi, andremo ad inserire i giocatori nelle 5 fasce: MVP, top, ok, rimandato e flop, e poi diamo anche i singoli voti della partita. Partiamo come al solito da Samir Andanovic. Ragazzi, domanda secca. Andanovic oggi per certi versi decisivo, molto importante. Sì. 7 secondo me. Top. 7 and top. 7 and top. Perché ha fatto un paio di interventi nel primo tempo che sono stati decisivi, e qui top. Ci sta, vedo anche la chat molto allineata, qualche 6,5, qualche 7,5 la media, però è un bel 7 pieno e top sicuro. Milan Skriniar, ragazzi, avversari oggi clienti scomodi con Leao, Teo Hernandez. Tenuti bene, anche secondo me è un 6,5. 7. Top. Io 7 top. Anche per me 6,5. 7 top. Valentino, voglio sentirti sbilanciare se vuoi, anche Francesco. Lo premio con un mezzo voto in più, per cui dico 7, per quel salvataggio che ha fatto su Teo Hernandez, che poi ha portato al salvataggio di Perisic sulla linea. Vero. Altrimenti sì, nell'1 contro 1 ha rischiato un pochettino. Dalla chat mi propongono un 7 meno, ma sempre nei top. Oppure un 7 negli ok. Ma dai, ma Skriniar è un muro, dai, ma come fa da 7 meno a Skriniar? Cioè, 7 è top. 7 è top, dai. Vedo la chat vota in media 7 è top, anche se secondo me... Io dico già, la difesa per me è tutta da 7 comunque. Sì, famo prima. Tutto da 7? Tutti d'accordo, ragazzi? Sì, fondamentalmente. Sì. Ma mezzo voto in più a De Vrij, che ha letteralmente annullato Giroud. Ho visto che gli è andato 4 su Sport Mediaset a Giroud. De Vrij non gli ha fatto vedere la palla, di fatto. A me per assurdo è piaciuto più Bastoni anche in fase propositiva. Si è sganciato come faceva a inizio stagione. Però sì, comunque almeno tutti da 7. Dalla chat vedo un 7,5 a De Vrij e un 7 a Bastoni. Se siamo tutti d'accordo, vado al centrocampo, ma tutti top sicuro. Sì. Comunque, subire 0 gol dal fantastico Milan più devastante del millennio, ragazzi, è comunque da sottolineare, ovviamente. Ma Sportese se ti sarà infiltrato l'interista, ha taroccato il voto di Giroud. Non si spiega il 4. Matteone Darmian, ragazzi, è troppo nel mio cuore Darmian. Io sono troppo di parte su di lui, soprattutto dopo che nel prepartita molti avevano etichettato Inzaghi o comunque si erano arrabbiati con Inzaghi. Fatto l'assist anche, non ce lo dimentichiamo. Ha fatto l'assist. Ha fatto un bel cross. Lascio a voi perché io sono troppo di parte su Darmian. 6,5, 7,5. Ma io tra 6,5 o 7 anche lui comunque. Secondo me le Audi. Esatto. Considerate gli avversari e l'assist, per me il 7 lo merita. Sì. Top per par condicio, dai. Top per par condicio anche Darmian. Vedo i voti che comunque anche dalla chat sono attorno a quella linea, qualche 6,5 in più, ma c'è anche qualche 8. Io sono di parte, lo metto nei top con un 7 pieno. Nicolò Barella, ragazzi, chi ha vinto il duello tra Barella e Tonali? Barella. Secondo me Barella, ma non saprei che voto dargli. Infatti pure ci sto a pensare, non lo so, ha combattuto tantissimo. Secondo me Barella, anche Barella 6,5. 6,5. Sì, forse 6,5. Ok, ma perché gli altri hanno fatto un partitone. Esatto. Sì.
Più Ha per lottato evidenziare tanto. gli altri, ecco. Ci Io sta, non- vedo io non diversi 6 e credo- mezzo. Io non credo che dell'Inter, degli 11 di quelli che hanno giocato ce ne sia uno solo che sia rimandato stasera. No. No, assolutamente no. Si va dall'ok Vedo- in su stasera. Barella, vedo tanti voti contrastanti, 6,5, 8, 7, 6,5, 6,5, 6,5, 8 mi sembra un po' troppo, dai. Ha fatto una buonissima partita, Top anche lui. lo metterei 6,5. nell'ok col 6,5, dai. Sì. Da quello che vedo nella chat lo vedo così. Marcellone Brozovic, ragazzi. Ha fatto un recupero impressionante. 7, Ha fatto l'assist. Sì. Top. Partitone anche Top. lui. Ha corso come un dannato stasera. 7,5 Sì. per l'assist. Praticamente che sì gli giocava uomo per annullarlo, ma si è annullato da solo. E Brozovic invece si è visto comunque, quindi... Cioè... Lo possiamo premiare con un 7+, addirittura, dai. Sì. per l'assist, ci sta. Per l'assist. Anche 7,5 probabilmente. Dai, lascio a voi, ragazzi. Top sicuro. Top, dai. 7,5 per me. La chat spinge sul 7,5, dai, la chat spinge sul E 7,5. diamoglielo. Ci sta. A Cancelanoglu, forse quello più in ombra, secondo Ok, me. Uno anche dei più in lui- ombra, ha fatto un gran lavoro di equilibrio. Era stanco alla fine, era normale. Ha quindi... dato tanto. Ok, Secondo me sei. Ok. 6 più. 6,5, ok. Perché secondo me 6,5 per aver rubato palla a Bennacer e aver lanciato la palla. Però se proprio devo trovargli il pelo dell'uovo, ha sbagliato 2 o 3 controlli in ripartenza che non sono da lui comunque. È Per stato un quello momento, io però, tenderei al 6. si Però presta sono per errori so, decisivi. Però sono errori 3%. sono errori decisivi, perché se non ti allunghi la palla, mandi Perisic in porta. Per me è sufficiente, diciamo, un 6 più. Però, lui ha fatto fare il gol. Cioè, dobbiamo anche far vedere nei 90 minuti quelle 3 palle lunghe, 10% della È prestazione. vero. Secondo me è un filino sotto Barella, diciamo così. Anche Sì, secondo me. Ci sta. 6,25, dai. 6, dai, un bel 6 pieno. Ivan Perisic, ragazzi, io a un certo punto ho rivisto uno strappo, sembrava Zanetti, ho detto. Top. Anche Non lui MVP. so più cosa da dire. 7 in più. Cioè, MVP da perché 7 in quel- più. MVP. Ha fatto MVP quel per salvataggio quel sulla riga, ragazzi, che salvataggio da cui Sì, poi è nato il mamma gol, mia. c'è stato il turning point della partita. MVP Solo perché per la, sta- solo per sta- la una mole, stagione solo a per la parte. mole di distanza che ha percorso stasera, che qua a 33 anni corre più dei ragazzini. Per me È, è un è impressionante. 8 ha fatto quel dai. salvataggio sull'1-0 che... Da cui è nato poi il Devastante. gol. 8 pieno, dai, se lo Sì, merita poi sicuramente. Joaquin Correa, ragazzi. Bravo, Beh, finalmente. cioè, se non è MVP anche lui è top, ragazzi. Ha fatto un lavoro di Correa? collegamento tra ha fatto un lavoro di collegamento tra centrocampo e attacco che faceva paura. Però Sì, ha fatto sì. quell'assist per Martinez che madonna. Almeno 7 sto giro. Top, Sì, top. sì. Sì. 7,5 anche con l'assist. Sì. Sì. Per me 7 con l'assist. Però vabbè, siamo lì. Sì. Sono d'accordo. Io sono d'accordo, ma vi dirò, sono ancora molto più esigente su Correa. Sì, perché quel pallone dove subisce fallo su Teo Hernandez, per esempio, io me lo aspetto in porta, sinceramente. Vero. Ma questo perché io sono convinto che lui possa essere veramente il nostro fattore decisivo in questo finale di stagione. Per questo concordo sul 7, vedo anche la chat che è più o meno d'accordo. Ha sbagliato qualcosina di troppo, fa un gran lavoro, secondo me però, come diciamo sempre, 2 indizi cominciano a fare una prova. Quando ritrovi quel vecchio guizzo, grazie anche agli attaccanti, Correa evidentemente qualcosina in più ti sta dando dal punto di vista della manovra di gioco. Sì. E arriviamo a Lautaro Martinez, ragazzi. MVP, Vabbè, MVP. ok. 9. Assolutamente Senza discussioni. Ah, no, 9 e mezzo per l'occasione buttata via tu per tu con Magnan, ma mi sa che è stato più bravo Magnan che ha avuto un Ma bel quale? riflesso. Di cui Ha nove- salvato anche un gol su Giroud. Sì, Ah, è sì, vero, sì, è vero. sì. Dai, MVP fisso, scontato. Sì. Per me 9.
Cioè 2 gol e poi ha preso dei falli con delle giocate di Esatto. precisione, tutte Poi ne cose ha che... salvato uno, sì, 9. Esatto. In una semifinale di Coppa L'atteggiamento era Italia decisiva. bello tosto oggi. Esatto, questa è la cosa Grandissimo. più importante a sottolineare, l'atteggiamento, spalla alla porta, ha fatto lavoro, ha tenuto palla, poi sempre col primo controllo saltava quasi l'uomo nelle spalla alla porta, o meglio già stop direzionato per la giocata successiva. Cioè questo è l'Auti che vogliamo e che sa giocare così. Sì. Ha detto nell'intervista che c'erano i genitori allo stadio, quindi stava ipergasato. Gli Che diamo vengono più spesso allora. Infatti. come Era dice pure la Busi, moglie. giustamente 9 perché ha giocato da 9, finalmente con la prova del 9. Francesco, dicevi? No, c'era pure la moglie, quindi erano in 5 in tutto. Bene così, quindi vedo 9 più premio di merito anche per le parole post partita. Molto bene Lauti, siamo contentissimi. MVP 9 pienissimo anche da quello che vedo nella chat. Veloci poi con chi è entrato a gara in corso. Parto da Robin Gosens, ragazzi. 7. Vabbè, top. Top. 7. Ha fatto il gol, quindi insomma 7. Percentuali palloni toccati. Ha fatto un gol da centravanti di razza, che ha trovato un inserimento che non Il gol da Gosens, quelli sono i gol di Gosens, gli assist che fa Gosens, ha fatto il Gosens. Sì. Anche in panchina mi è piaciuto, che era uno di quelli belli carichi. Sì. Verissimo. No, ma è entrato bene, con l'atteggiamento giusto. Verissimo, vedo tanti 7 in chat, ragazzi, top con 7, che dite? Ci siamo, dai. Va bene. Sì. Alexis. Ma io metto Ok. 6 in mezzo, 6. Lui e secondo me anche Vidal, sì, ok, bene, non è che abbiano dato più di... Forse Vidal in ciabatte, dai. Vidal un pochino di più perché difendeva il pallone, effettivamente. No, Vidal ha messo quella palla a Perisic che poi ha fatto assist non da poco nel verticale. Forse un pochino di più Vidal, però Sanchez è entrato perché, vabbè, ok, fai il tuo compito, finisce lì. Non mi è totalmente dispiaciuto. Io forse farei 6,5 Vidal, 6,5 Dzeko. Scusatemi, 6,5 Vidal, 6,5 Sanchez, 6 Dzeko, probabilmente. Sì, tutti ok. Sì. Non male. Finalmente sono entrati bene in campo sia Vidal che Sanchez. Sì. Strano. Infatti. Vabbè ragazzi, ma Vidal queste partite quando si alza la posta, cioè come a Liverpool ragazzi gioca. Capito Pasquale, ma quelle partite in cui si alza la posta sono poche, sono le altre che dovresti dare il massimo. Però questi giocatori a fine carriera ne hanno viste tante. Quindi io preferisco magari che ci siano quei 3-4 giocatori che mi facciano bene quelle 4-5 partite decisive e gli altri normali. Cioè. Ma questo ragazzi, solo una cosa veloce, poi su queste discussioni torniamo fuori dalla clip. Prima di dare il voto di Inzaghi con cui chiudiamo la clip, alla luce di questi voti forse Barella possiamo alzarlo un po' al top col 7, che dite? Anche secondo me. Sì. Comunque il duello a centrocampo l'ha stravinto lui. Sì, ci sono stati larghi tratti, ha fatto 3 recuperi consecutivi nel primo tempo. Sì, si è anche proposto tanto il primo tempo. Dai, ci sta. E allora voto di Inzaghi, ragazzi. Voto di Inzaghi contestato per aver cambiato l'attacco, per aver messo Darmian. Vince il primo derby sulla panchina dell'Inter. 8 pieno, se non di più. 8. Ha vinto tutto, ragazzi. Inzaghi ha azzeccato gli attaccanti avendo coraggio nel lasciare fuori Dzeko, ha azzeccato Darmian, ha azzeccato i cambi, ha azzeccato la partita. Cioè 9. Come gli diamo 5 quando o meno quando sbaglia oggi? Insomma, i voti sono lì a dimostrarlo, E vai, facciamogli il regalone, vai, 9. Io faccio un po' il contrario. Vai. Secondo me nel secondo tempo il Milan per forza di cose ha invertito un po' gli equilibri, però abbiamo sofferto un po' tra primo e secondo tempo, c'è stata poca copertura sulle out
ci sono stati, il centrocampo è stato spesso fuori posizione, alcuni frangenti mi aspettavo qualche accorgimento in più, però ha azzeccato quasi tutto alla fine, gli do un 8. Beh, anche ci sta. Sì. Io sono d'accordo con Francesco, anche perché è una cosa che abbiamo sottolineato anche noi in diretta, come cosa che può anche migliorare, ecco, diciamo, da quel punto di vista. Vedo tanti 8 in chat, qualche 9, la media sarebbe attorno all'8,5. Chiudiamo con l'8,5, andiamo sull'8 pieno. Comunque è un bel voto anche l'8, dai. Abbiamo fatto D'Ambrosio, che lo chiedevano in chat. D'Ambrosio sì, ok, con un 6 pieno. Ah, ok. Normale. Non penso di dargli molto di più, no, ragazzi, che dite? Vabbè. Sì, va bene. Va bene. Inzaghi 8 pieno, allora, dai, la Vai. chiudiamo qui, anche se sono molto molto contento perché raggiunge un altro obiettivo importante di questa stagione, arrivando anche in finale di Coppa Italia, molto molto importante. Questi sono i voti della nostra community di Passione Inter. Vi ricordo, come sempre, potete partecipare nelle nostre dirette post partita per dare voi le vostre valutazioni, oppure potete entrare nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Fateci sapere quali voti avreste cambiato, se siete d'accordo, e ovviamente iscrivetevi al canale.